Il tuo team non fa quello che pensi, ma fa quello che dici. E se ti sembra la stessa cosa, è esattamente lì che la tua leadership aziendale sta perdendo pezzi, ogni giorno, senza che tu te ne accorga. In questo video ti mostro i 3 elementi che mancano quasi sempre quando un team non ascolta. E ti svelo anche una domanda quasi banale, che non va fatta ai tuoi collaboratori, ma a te stesso, e che ti evita settimane di lavori rifatti. Ok, allora iniziamo. Ti descrivo una scena, dimmi se la riconosci. Tu dai una istruzione a un tuo collaboratore, lui annuisce, dice va bene, ho capito, e quello che fa invece è diverso da quello che avevi in mente, a volte poco, a volte completamente. La reazione automatica di quasi tutti i manager imprenditori che affianco è la stessa. Non mi ascoltano, devo ripetere tutto 2 volte, ho un problema di persone. In 40 anni di lavoro sul campo con le PMI e con i team di ogni dimensione ho visto questa scena centinaia di volte. E ti dico una cosa che all'inizio non fa piacere sentire. Nella grande maggioranza dei casi il problema non erano le persone, era la chiarezza di quello che era arrivato alle persone, perché il team non fa quello che hai in testa, ma fa quello che hai effettivamente detto. E tra le due cose molto spesso c'è uno spazio enorme, uno spazio che si riempie di interpretazioni e ogni interpretazione diversa dalla tua, tu la chiami non mi ha ascoltato. Se questa scena la vivi anche tu, scrivimelo nei commenti, mi interessa davvero sapere quanto è diffusa. E se il video ti sta già dando uno spunto, un like mi aiuta a portare questi contenuti ad altri imprenditori e manager come te. Allora, vediamo questi 3 elementi, perché quando la gestione del team si inceppa, manca quasi sempre almeno uno di questi 3 elementi e il terzo è quello che vedo sbagliare più spesso, anche dai manager più esperti. Il primo è la priorità. Se assegni 5 attività senza dire quale conta di più, la persona sceglie con la sua logica, che può essere anche lontanissima dalla tua. Poi arrivi tu e dici, ma perché hai fatto prima questo? La risposta vera è semplice, perché non gliel'hai detto tu cosa veniva prima. Il secondo è la responsabilità. Se ne occupa il team, non è una responsabilità, è una nebbia. Nel team management funziona una regola sola, un nome, un'azione, una scadenza. Finché la responsabilità non ha un nome e un cognome, si diluisce e con lei si diluisce l'attenzione di tutti. Il terzo è quello che costa di più alla tua azienda ed è il risultato atteso. Fallo bene non significa niente. Per te fatto bene vuol dire una cosa, per chi esegue ne vuol dire magari tutta un'altra. E quella distanza tu non la vedi mentre parli, la scopri solo dopo, quando il lavoro torna indietro sbagliato. E a quel punto la chiami mancanza di ascolto. Ma è nata molto prima, è nata nel momento in cui hai lasciato bene senza definizione. È solo una questione di mancanza di chiarezza su priorità, responsabilità e risultato atteso. Ora facciamo una cosa, dimmi qual è il tuo di punto debole. Se ti manca più spesso la priorità, scrivi 1 nei commenti. Se è la responsabilità, scrivi 2. Se è il risultato atteso, scrivi 3. Leggo tutto e nei prossimi video parto proprio dalle risposte più frequenti. E adesso vediamo qual è lo strumento da utilizzare in questi casi, perché la leadership e la comunicazione non si migliorano con la teoria, ma si migliorano con una cosa concreta che puoi fare anche tu già da domani mattina. Prima di chiudere qualsiasi delega, qualsiasi assegnazione, qualsiasi riunione, fatti una sola domanda non ai tuoi collaboratori, ma a te stesso. E la domanda è, ho detto chiaramente cosa conta di più, chi se ne occupa e cosa significa fatto bene? Se la risposta è sì su tutti e 3, puoi fidarti, hai fatto la tua parte. Se la risposta è no, anche su un solo punto, allora non è ancora colpa di chi ti segue, è ancora lavoro tuo. E guarda che questa domanda non ti toglie autorevolezza, anzi te la costruisce, perché il manager che guida con chiarezza smette di dover controllare tutto e inizia a potersi fidare davvero. Questa è la differenza tra dare istruzioni e guidare le persone. Ora ricapitoliamo. 3 cose da portarti via da questo video. 1. Se il team non ti ascolta, prima di guardare la motivazione, guarda la chiarezza. 2. Priorità, responsabilità, risultato atteso. Quando manca l'ascolto, manca quasi sempre uno di questi 3. 3. La domanda da 30 secondi. Prima di ogni delega. Ti costa niente, ma ti evita settimane di incomprensioni. E ora una cosa importante, se mentre guardavi questo video hai pensato questa cosa nella mia azienda succede continuamente, allora il problema non si risolve ovviamente con un video, si risolve capendo esattamente dove si rompe la tua comunicazione con il tuo team. Per questo ho creato il Checkup Punto Zero, una consulenza personalizzata in cui analizziamo insieme dove nasce la confusione nella tua realtà e individuiamo almeno 3 azioni concrete da mettere in campo subito. Trovi il link in descrizione. Se il video ti è stato utile, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ogni settimana pubblico contenuti pratici su leadership aziendale, comunicazione e vendita, senza teoria inutile. Noi ci vediamo nel prossimo video.